Buongiorno, nel precedente video abbiamo fatto un'esercizione che è quello di concatenare le triadi maggiori. A questo punto andiamo a vedere come invece possiamo allargare questo concetto, perché fino ad ora abbiamo parlato sempre di triadi, e invece andare a vedere che cosa succede se iniziamo a ragionare in termini di quadriadi, che significherà accordi a quattro voci, quattro note. Ok, quindi che cosa significa? Che avendo a disposizione anche la settima, abbiamo più possibilità di combinare alterazioni degli intervalli. Sono quattro, ci sono più combinazioni. Si parte sempre da quella fondamentale, che è l'accordo maggiore, la quadriade maggiore. Do maggiore settima, o come piace a alcuni usare questo inglesismo, major 7. A me piace maggiore settima, non per altro. Questo intervallo, questa quadriade, ha tutti gli intervalli naturali. Che cosa significa? Come sappiamo già, significa che sono tutte note prese dalla scala maggiore di quella nota, di quella tonica, di quella fondamentale. In Do sarà Do, Mi, Sol, Si. In Re, che sappiamo c'ha due diesis, sarà Re, Fa diesis, La, Do diesis. In Mi sarà Mi, Sol diesis, Si, Re diesis. In Re bemolle sarà Re bemolle, Fa, La bemolle, Do. Ok? Quindi punto di partenza sempre quello che riusciamo a costruire con gli intervalli naturali. Dopodiché si va a alterare qualcosina. La prima cosa che andiamo a alterare è proprio la settima, e quindi costruiamo un accordo che ha prima, terza, quinta e settima bemolle. E questo accordo si chiama settima di dominante. Se faccio questa costruzione, se ripeto questa costruzione all'interno di altre tonalità, Re maggiore, c'è due diesis, questo sarebbe la partenza all'accordo maggiore, e vado a basso, accorcio la settima, metto la settima bemolle e quindi ottengo questo. In Fa c'ha un solo bemolle, vi ricordate il Si bemolle, quindi Fa maggiore, Fa, La, Do, Mi, e a questo punto abbasso, accorcio la settima e viene Fa, La, Do, Mi bemolle. Dopo aver imparato questi, aggiungiamo un'altra alterazione e abbassiamo la terza, oltre che la settima. Quindi facciamo quello che si chiama l'accordo minore o minore settima. Accordo maggiore, tutti intervalli naturali presi dalla scala, abbassiamo, accorciamo, come dico io, la terza e la settima e viene fuori questo accordo: Do, Mi bemolle, Sol, Si bemolle, che è Do minore settima. Se facciamo la stessa cosa in qualsiasi altra tonalità, Fa, che c'ha solo un bemolle, ce lo ricordiamo, quindi abbassiamo, accorciamo la terza e la settima, la facciamo diventare terza bemolle e settima bemolle, ed ecco che viene fuori Fa minore, Sol maggiore, abbassiamo terza e settima, La bemolle, che c'ha 4 bemolle, abbassiamo terza e settima e viene fuori questo, che ovviamente c'ha, come tutti i suoi fratelli, un suono diciamo malinconico. Ok? Quindi avremmo dovuto capire a questo punto che la cosa importante è abituare il nostro cervello a calcolare, a vedere, visualizzare le cose velocemente. E quindi che cosa facciamo? Ci mettiamo e visualizziamo un tipo di accordo al giorno. Per quanto tempo riusciamo a farlo? Ricordiamoci di fare sempre una sistemazione, una cernita delle toniche che ci dia la possibilità di suonarle più o meno tutte quante lo stesso numero di volte. Quindi lavoriamo, come abbiamo detto, per semitoni, per esempio, li costruiamo tutti quanti per semitoni, i maggiori, poi li costruiamo saltando per esempio un tono, quindi da dopo andiamo al Re, a Mi, eccetera 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 eccetera. Proviamo a fare questo tipo
di lavoro memorizzando gli accordi maggiori, poi quelli di dominante e poi quelli di settima, così è più semplice ricordare i maggiori, tutti naturali, poi abbasso 1, la settima, e diventa quello di dominante, poi abbasso anche la terza e diventa quello minore, e così ci dovrebbe essere chiaro, rimanere chiara la distinzione fra gli accordi. Come sempre, buon lavoro.